Bentornati, eccoci qua a tutte e tutti sul canale del Darione. Qualche giorno di assenza per una influenza presa in questi giorni di pioggia fra stadi, convention varie ed eventuali, ma l'appuntamento del giovedì è imperdibile, quindi torniamo sul canale a parlare della KT 240 e dei consigli che io vi do, sempre con il doveroso aiuto e sostegno di Marek per quanto riguarda la Scottish. Ma prima di andare avanti vi ricordo di cliccare sulla campanella se volete essere informati su tutti i futuri video che trovate qui sul mio canale, lasciare un mi piace ovviamente in fondo, ma questo soltanto in fondo se vi sarà piaciuto. Vi ricordo anche che nelle info ci sono i miei canali Telegram che riguardano Solare, insomma, quindi iscrivetevi, ci sono un sacco di ragazzi esperti, insomma è una community molto attenta a ciò che succede su Solare e che dà tanti consigli. E vi ricordo anche, ultimo ma non ultimo, il fatto che io ho un Patreon, l'unico al momento in italiano, in cui do informazioni iper approfondite per quanto riguarda soprattutto Giappone e Corea. Ma bando alle ciance, come si dice, e come suggeriscono i nostri amici Funko Pop nella sigla iniziale, andiamo subito a vedere velocissimamente quali sono i giocatori che vi suggerisco per questa KT 240 della GV 423. Portiere che mi sento di nuovo di riconsigliare dopo averlo fatto la settimana scorsa è Lovro Majkic. Lo vedete, l'avevo consigliato la settimana scorsa, eccolo qua, aveva fatto un bel 67, continua a essere ottimo perché ha 38, lo vedete, di L15, 38 di L5, quindi prima che cresca insomma ci vorrà un po', prima che vi esca dalla possibilità di essere utilizzato in Cuphead. Gioca contro il Rudes, quindi altra partita molto buona. Andiamo a vederci i prezzi, sono rimasti più o meno gli stessi, l'asta a 10,94 €, ultima in limited, mentre in rara qualcuno se ne è accorto che è valido ed è andato a prenderlo a 323 €. Ha un pick score, perché vi ricordo che tutti questi suggerimenti che vedete io ve li consiglio guardando il pick score di Solare Data. Se volete sapere di che cosa si tratta, andatevi a cercare l'apposito video che ho fatto nella playlist di Solare. E quindi insomma Lovro Majkic, Istra, quindi campionato croato, primo suggerimento, pick score AAA. Passiamo nelle mie amate zone asiatiche. Vi suggerisco Tomoki Ayakawa, portiere del Kashima Antlers J1. Giocheranno contro Kashiwa Reysol, quindi una squadra che lotta per salvarsi, mentre loro hanno ancora qualche piccola speranza di qualificarsi alla Champions. Ha un L15 decisamente più alto di Majkic, ma insomma questo è un ottimo portiere, giovane, che sarà riconfermato anche per la prossima stagione, quindi anche in prospettiva può essere decisamente interessante. Il prezzo lo vedete, eccolo qua, l'ultimo è stato venduto a 18,15 € in limited, mentre addirittura in raro a 421, ma vedete il floor è in crollo verticale naturalmente perché la J-League ha soltanto 3 partite e poi dopodiché termina, quindi questo è veramente secondo me il momento per poter fare una svolta su un portiere come questo. Pick score AA, un po' meno, ma insomma estremamente interessante. L'ultimo suggerimento arriva ovviamente dalla Scozia ed è Dimitar Mitov, il portiere del St. Johnstone. Lo sapete, non parliamo mai benissimo del St. Johnstone, ma insomma è un portiere particolarmente interessante perché insomma gioca comunque contro il Ross County, non fa malissimo nemmeno quando prende gol, lo vedete. Andiamoci a vedere gli ultimi L15, eccolo qua, è discreto da soglia, niente di più niente di meno. Andiamo a vederci i prezzi 12,79 €, mentre per quanto riguarda quella alla limite naturalmente la rara a 201 €, quindi questo è un portiere molto onesto per quanto riguarda la soglia. Ha un pick score di F, quindi questo è diciamo il rischioso dei tre. Se vi garba il rischio, questo può essere una buona scelta. Andiamo invece ai difensori. Dimitrios Siovas, difensore del Fortuna Sittard in Eredivisie, bassa classifica, gioca con una competitor, l'Heracles, vedete opponent score 60, molto bene. Andiamo a vederci prima il prezzo, eccolo qua, ultima vendita a 0,71 con un'offerta pubblica, quindi insomma è meno della metà di un caffè ormai, mentre questo è il limite ovviamente. Per riguarda il rara 14,33 € è veramente molto basso, non ha grandissimi voti in questa ultima stagione. Andiamo a vedere i voti
e vi stupirete, perché non è partito benissimo, ma è un difensore che in realtà può fare molto meglio di quello che stiamo vedendo in questa stagione. È vero che è un po' anziano, ma insomma il suo prezzo in questo momento è giustificato, soprattutto dal pick score di AAA. Andiamo di nuovo in Asia e rimaniamo sempre comunque a Kashima Antlers con il terzino sinistro titolare appunto dei Cervi, Koki Anzai, lo vedete. Prezzo decisamente interessante, non costa niente, assolutamente niente in limited, infatti l'ho comprato stamani prima di suggerirlo, perché secondo me veramente col pick score che ha anche lui AAA e gioca contro Kashiwa Reysol, ma una speranza gliel'ho data visto quanto costava. 13,30 euro, comunque ultima vendita il 14 di ottobre in raro, siamo lì perché il floor è a 14,16 euro, questo è veramente molto molto buono. Non vedo perché non dovrebbe giocare titolare anche l'anno prossimo. Questi sono i voti, non fa votoni, ma insomma stiamo parlando di tutti i giocatori da soglia, quindi non è affatto male. Terzo difensore, Josh Owen, si ritorna, lo vedete ormai nelle 15 molto alto, 52, da quello che era partito. Vi ricordate le prime settimane che ve l'avevo consigliato insieme a Marek qui nei miei video, 60 delle 5. La partita contro il St. Mirren non è proprio facilissima, anche se è la partita dell'ex, lui era capitano del St. Mirren l'anno scorso. Giocano in casa, ha un pick score di cima, insomma non potevamo non consigliarvelo dopo appunto le ultime grandissime prestazioni, a parte questa contro i Rangers, ma sappiamo contro i Rangers è sempre complessa, ma insomma nelle ultime 5 è andata alla grandissima. Il suo prezzo, lo andiamo a vedere, è sempre ottimo, ultima vendita a 1 euro, quindi insomma buonissimo, mentre in quella in limited ovviamente, mentre in rara sta a 20,70 euro, ragazzi. Molto molto bene, velocissimo, centrocampo, Clermont Ferrand, velocissimi a centrocampo, Jim Allevina, Clermont, Ligan, gioca contro l'Orient, 61, partita ovviamente di bassa classifica, fra due squadre che cercano di non retrocedere. Andiamo a vedere i prezzi di questo difensore che ha pick score AAA 3A, 0,71 in limited, al solito meno di un caffè, della metà di un caffè, 10,58 euro in rara. Pick score, gli score li vediamo, andiamo a vedere gli score, niente di che, per il giocatore da soglia ve lo ricordo sempre, L15 36, L5 42 in leggera salita ovviamente, questo per i prezzi che ha e per il pick score che dà solare data uno potrebbe anche rischiarselo. Andiamo a vedere poi invece altro difensore un po' rischioso, ma ha anche carte forward, ma voi concentratevi sulle carte da centrocampista, quelle da midfielder. Keijiro Ogawa degli Yokohama, giocano contro il Sagantosu, 55 di voto dell'avversario, lo vedete, non è proprio un grande fenomeno, però ha conquistato la titolarità. Gli Yokohama si giocano la permanenza in J1, costa 0,45 in limited e 3,50 euro in rara. Pick score AAA, altro nome veramente veramente incredibile. Andiamo da Dylan Leavitt invece, questo lo sapete, ve l'abbiamo suggerito tante volte, non è detto che parta titolare, anche se insomma in questo momento spesso gli capita di esserlo. Giocano contro il Killy, quindi sarà una partita comunque divertente fra l'Hibernian e il Killy e il Kilmarnock. Insomma ha un L15 di 38, sappiamo, ne abbiamo parlato spesso, che si è infortunato, quindi è rimasto fuori a lungo, costa 2,32 euro in limited, mentre vedete la rara a 48,35 euro. Che dire, questo è uno dei grandi talenti del calcio gallese, tutti si aspettano che esploda, ultime 2 partite da titolare, anche se non lo prendete per questa cappa, questo è un ragazzo da prendere e mettere lì, grandi possibilità future. Passiamo agli attaccanti, iniziamo da Julien Ngoy del Kasimpasa, l'anno scorso al Mechelen, infatti lo vedete con la maglia del Mechelen in Eredivisie, quest'anno in Turchia, L15 molto basso ma L5 incredibile, ma andiamo con calma, vediamo prima il prezzo ottimo, anche lui pick score AAA, Leavitt pick score A. Julian Ngo, eccolo qua, 1,95 euro
in limited, mentre in rara ultima vendita a 35,58. Questo secondo me è una delle perle rare nascoste in Sorare. Vedete, contro il Kayseri gioca, quindi sono più o meno una dietro l'altra in classifica nella Super League turca. Noi andiamoci a vedere le ultime partite, che sono quelle, vedete qui c'è sempre il Mechelen, quelle con il Kasimpasa iniziano qua, e ha sempre giocato titolare, per ora ha fatto un gol e un assist, ma insomma ha questa cifra qua in una squadra comunque discreta che dovrebbe finire intorno alla parte medio-bassa della classifica, probabilmente anche un pochino più su. Secondo me potrebbe essere veramente una grande presa, non solo per questa CV. Pick score, lo ripeto, AAA. Yuto Iwasaki, quindi andiamo sull'altra sponda del match fra Yokohama e Sagan Tosu, attaccante esterno del Sagan Tosu, che dire, non un fenomeno, lo sappiamo, ma sto proponendo calciatori per la Cup di 240 CV 423, 0,71 il limite d'ultima vendita, mentre in rara lo andiamo a vedere, eccola qua, è un'asta a 16,08 €. Il floor è un pochino più alta a 25,45, probabilmente perché sono andati a vedere i pick score di Sorare Data, che anche lui dà una AAA. Vediamo i voti, insomma, giusto per curiosità, non proprio un fenomeno, insomma, titolare fisso. In questa partita gioca contro gli Yokohama da esterno offensivo, insomma, potrebbe fare benissimo. A volte gioca a centrocampo, però insomma, nel 4-2-3-1, stiamo parlando del 4-2-3-1 Sagantoso, quindi gioca nei tre dietro la punta centrale. Ultimo suggerimento è quello di Nicky Clark. St. Johnston, lo sapete, non una grande squadra. Ci eravamo chiesti con Marek, no, che cosa sarebbe successo a St. Johnston una volta che lui fosse tornato dal suo infortunio, e così è stato. Andiamo a vedere i voti, perché ha fatto subito gol importanti, una prima vittoria in campionato, seconda arrivata a un pareggio, insomma gioca in casa contro Ross County, 54, contro la compagine avversaria non è male. Guardiamo il prezzo. Infatti vedete, il prezzo è ovviamente risalito visto che è tornato in campo, 1,97€, l'ultimo acquisto in limite è 28,45 € in raro. È un pochino più salito ovviamente per quanto riguarda il floor, ma insomma secondo me in questo momento, visto come è messo il mercato secondario su Sorare, secondo me con una cifra vicina all'ultima vendita ve lo portate a casa. Non ho guardato se ha un instant buy, quindi di nessuno di questi, quindi vediamo. Ha un PS basso, ma questo dipende dal fatto che appunto non ha giocato praticamente per una vita. Noi andiamoci a vedere le ultime partite, che sono quelle importanti, eccole qua, 3 gol nelle ultime 3 partite. Ha esordito appunto con il St. Mirren perdendo male, poi doppietta contro il Killy, la vittoria 2-1, e poi un altro gol comunque contro il Motherwell, quindi questo è veramente interessantissimo per il futuro, per questo può essere veramente attaccante da Cuphead che vi accompagna fino alla fine della stagione. Finita questa carrellata, torniamo un attimo di là e vi ricordo insomma le cose basic. Spero intanto che il video ovviamente vi sia piaciuto. Ringrazio Marek, di cui trovate tutte le info sui suoi social qua nelle info, lo so che è ridondante, ma insomma l'ho ribadito, del video. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, se volete essere aggiornati su tutti i video che escono qua sul canale cliccate la campanella. Vi ricordo il Telegram, vi ricordo il Patreon e vi ricordo soprattutto di divertirvi giocando a Sorare. Buon Sorare a tutti.